L'Egitto è un paese di contrasti, un viaggio che personalmente mi ha fatto crescere e sul quale continuo a rimuginare ancora oggi. Ti capiterà di leggere La città della pace quando in realtà, parlando con un ragazzo di 25 anni nel villaggio turistico, mi ha detto che sarebbe stato inviato ad Assuan per il collocamento militare. Aveva una ragazza come promessa sposa, aveva il bisogno di aiutare la propria famiglia al Cairo e non sapeva letteralmente dove sbattere la testa perché per un anno sarebbe stato obbligato a fare il militare senza poter lavorare, percepire reddito, senza poter aiutare la propria famiglia e senza potersi mettere dei soldi da parte per il matrimonio. Se non fai il militare in Egitto, intanto non ti danno il passaporto e quindi proprio legalmente non potrai mai uscire dal paese e in secondo luogo sei visto letteralmente come un reietto che non ha gli stessi diritti di chi invece ha fatto l'accademia. Ecco, ogni volta che passavo davanti alle insegne La città della pace pensavo ad Aladino, così si chiamava, o insomma ha detto di chiamarsi, poi lì comunque si chiamano tutti allo stesso modo, pensavo all'ipocrisia del mondo e delle persone. Sharm el Sheikh non è assolutamente Egitto, Sharm è semplicemente un enorme villaggio turistico fake che con il vero Egitto non c'entra niente. La maggior parte delle persone che erano lì non erano lì per apprendere il vero spirito della cultura egizia, erano lì semplicemente per fare i buffoni. Sharm è il covo del trash turistico che ci possa essere. Nel 1965 lì non esisteva niente, ok? Ma per quanto mi riguarda è stata una tappa obbligata per potermi rilassare e visitare poi con calma il Cairo. Perché se vuoi fare una vacanza non è molto consigliato stare una settimana al Cairo perché è letteralmente una delle città più confusionarie, caotiche, inquinate, sovrappopolate, sporche che esistono. Quindi prima ci siamo fermati a Sharm a fare qualche bagnetto e poi abbiamo aderito all'escursione proposta dal tour operator. Ok, il mio viaggio, diciamo, inizia così. Il mio vero viaggio è durato un giorno ed è proprio di questo che vi parlerò oggi. Finalmente dopo anni di studi sono andato a vedere con i miei occhi e a grande richiesta, signori, oggi vi parlo del mio viaggio in Egitto ed entreremo proprio nello specifico delle domande che ho posto all'archeologo che ci ha seguito in questa gita al Cairo, fra le piramidi della piana di Giza alla Sfinge, dal Museo del Cairo al Nilo. In una giornata sono stato letteralmente sottoposto al massacro fisico e mentale, 50 gradi che ti scioglievano i pensieri notte e giorno che non ti abbandonano mai. Partito alle 4 di notte da Sharm sono arrivato al Cairo e poi dal Cairo è iniziato il tour che è durato fino alle 9 di sera. Dalle 4 di mattina sono ritornato in resort alle 23 di sera. Capito? Che roba, ecco. Prima abbiamo visitato le piramidi, cammello fino alla piramide di Micerino, poi abbiamo visitato il Tempio della Sfinge, chiamato anche Tempio della Mummificazione, e poi da lì ci siamo spostati verso il quartiere più ricco del Cairo per il giro con il battello sul Nilo, e poi da lì siamo andati diretti al Museo Egizio del Cairo. Lo consiglio? Ovvio che lo consiglio, ma però devi davvero fare i conti con te stesso, perché è dura a livello di cibo, è dura a livello di bagno, è dura a livello di temperature, di stanchezza. Ho camminato 13 chilometri e insomma è dura, ok, però ovviamente culturalmente ve lo consiglio, ma però devi anche fare i conti con te stesso perché, diciamo, non è una passeggiata, ok? Che cosa ho visto? Ebbene, ho visto meraviglie, ho preso un po' di domande che mi sono state fatte e cercherò di integrarle in modo omogeneo all'interno del video, ok? Quello che cercherò di fare qui è rendervi partecipi in modo diretto del mio dibattito molto acceso con l'archeologo che mi ha seguito in questa escursione. Era un archeologo egiziano che parlava perfettamente italiano, ok? Arrivato davanti alle piramidi, che dire, ho semplicemente alzato lo sguardo al cielo e ti rendi davvero conto che c'è qualcosa che non va. Dei grattacieli in mezzo al deserto, ok? 2.300.000 blocchi dalle 2 alle 80 tonnellate. Dico 2 milioni di blocchi, capito? Insomma, ti mettono in soggezione, ok? Sfido chiunque, ti mettono in soggezione. Ora, lasciamo stare come sono state costruite, ok? Lasciamo proprio perdere. Chi pensa di avere la risposta è un arrogante senza cervello. Lo scrissi anche su Instagram, l'archeologo che ci ha seguiti lo ha detto chiaramente. Ci sono varie teorie e varie ipotesi, ma nessuno, chiaro, nessuno sa esattamente come siano state costruite queste piramidi, ok? Non ci sono documenti storici che lo provano, e ora ci arriviamo, no?
Nessuno al mondo sa con esattezza come abbiano fatto, perché fra le mastaba e i tumuli funerari, arrivando a queste costruzioni, il passo è abissale, chiaro? Abissale. Parliamo di costruzioni che hanno al loro interno ancora stanze che non sono state scoperte, chiaro? Abbiamo i telescopi a infrarossi nell'universo che stanno ridatando l'età dell'universo stesso da quanto guardano lontano, e noi pensa che non abbiamo ancora capito quante stanze ci sono nelle piramidi in Egitto, ok? Giusto per farti capire la complessità ingegneristica, un'abilità ingegneristica fuori dal tempo che sicuramente non si può spiegare facendo riferimento alle precostruzioni piramidali quali mastaba e tumuli funerari. Questo te lo dirà qualsiasi archeologo onesto. Quello che ci ha seguiti lo ha detto chiaramente: nessuno sa in realtà come siano state costruite. La domanda, allora, è stata questa. Penso di essere tra l'altro uno degli unici del gruppo che lo tartassava di domande, ma da buono mega click di quartiere quale sono, no? Gli ho chiesto: se non ci hanno mai trovato dentro delle mummie, Jimmy l'archeologo, no? Perché dici che sono delle tombe? E l'archeologo mi ha risposto che la forma piramidale era di per sé una forma che voleva fungere da congiunzione fra cielo e terra, una costruzione che andava in altezza e che puntava verso il cielo. Ha detto che i tombaroli svuotarono le piramidi e che questo secondo lui era il motivo per il quale non ci hanno mai trovato delle mummie. Ebbene, dire che l'ho rovinato è dire poco, no? Voglio dire, tutto qui? Fermiamoci un attimo, ok? Fermiamoci un attimo. Secondo la narrazione ufficiale, le piramidi sono state erette per il faraone e per la famiglia del faraone, Cheope, Chefren e Micerino. Chiaro? Delle tombe, secondo gli archeologi, e anche secondo la guida che ci ha seguiti, che però potevano essere erette solo per la famiglia reale, ok? Se non eri il faraone o il figlio del faraone o la regina, non potevi farti erigere una piramide, chiaro? Ecco. E allora la domanda viene da sé, no? E se sono delle tombe per i faraoni? E se hanno impiegato così tante risorse per metterle in piedi, perché poi i faraoni sono seppelliti a Luxor nella Valle dei Re? Ma mi sembra semplice, no? Cioè mi prendi in giro? Crei la più grande costruzione antica presente sulla Terra, la costruzione umana più pesante sulla Terra, impieghi risorse di un intero continente per mettere su delle tombe e poi ti fai seppellire da tutt'altra parte. È esilarante come cosa, no? Qual è il senso? E allora, cos'erano le piramidi? A cosa servivano? Che non siano tombe è appurato, ok? Ma non solo perché non ci hanno trovato dentro le mummie, attenzione, ora piano piano ci arriviamo. Arrivati alla piana di Giza, l'acceso dibattito fra me e la guida è stato questo: cos'erano le piramidi, a cosa servivano? Eravamo tutti italiani nel gruppo e la spiegazione della guida non ha convinto nessuno, di certo non ha convinto me. E se fossero più antiche? È una domanda lecita, no? Sappiamo che gli antichi egizi tenevano traccia, ascoltatemi, aprite bene le orecchie, perché abbiamo parlato di questo, sul posto con l'archeologo. Sappiamo che gli antichi egizi tenevano traccia di ogni minimo dettaglio di ciò che riguardava la loro società, la loro cultura, la loro organizzazione. Abbiamo trovato documenti storici che raccontano anche quanti chili di grano avevano nelle dispense, chiaro? Abbiamo dati precisi in merito alla maggior parte delle loro usanze. E perché, ho chiesto all'archeologo che mi ha seguito, non sono mai stati trovati documenti storici precisi relativi alla costruzione delle piramidi? È assurdo, no? Vuoi che, se abbiamo trovato il cimitero dei costruttori, questi non abbiano incaricato i sacerdoti di tener traccia storicamente dei progetti, insomma di tutto il mondo correlato alla costruzione delle piramidi, di come sono riusciti in un'opera ingegneristica del genere? Unica al mondo? Ebbene no, la risposta dell'archeologo è stata che, ancora, i documenti sono stati sicuramente trafugati. Guarda che caso, eh? Proprio i documenti relativi alla costruzione delle opere più impossibili di sempre sono stati trafugati. Gli ho chiesto ridendo e facendomi beffa di questa spiegazione. Gli ho proprio riso in faccia. Ebbene sì, non avendo una spiegazione, il percorso mentale è stato questo: non li abbiamo trovati. Sicuramente però, conoscendo gli antichi egizi, avranno sicuramente scritto della costruzione delle piramidi,
E però niente, siccome non li abbiamo trovati, e allora devono averli trafugati. E noi così dormiamo sereni. Vi basta come spiegazione? Assolutamente no. Anche perché ragionate, aprite il vostro cervellino, no? Di un'opera del genere avrebbero dovuto scrivere per anni, per decenni e in molti luoghi diversi, luoghi di culto dell'antico Egitto, Tebe, Edfu e quant'altro. Anche perché non è che sono state costruite in poco tempo, si parla di decenni, ok? Possibile che tutti i documenti relativi alla costruzione delle piramidi siano andati perduti da Edfu a Luxor alla piana di Giza? Abbiamo ritrovato documenti molto meno importanti, quali i registri delle dispense del grano, e però guarda caso, non abbiamo mai trovato i documenti storici che ci raccontano come siano state costruite queste cose. Quindi, sapendo questo, e se fossero più antiche? Perché noi parliamo, ma ricordati che l'esame al carbonio 14 sulla roccia non si può fare, e quindi ho detto all'archeologo che loro arrivano a datare determinate costruzioni per intuizioni storiche. Siete sicuri che non siano più antiche? Lui ovviamente ha riso e ha continuato la sua spiegazione, ma vi posso assicurare che l'ho letteralmente tormentato per 15 ore senza mai lasciargli un margine di spazio, anche perché sinceramente volevo un confronto, volevo imparare, volevo capire, ok? Da qualcuno che sicuramente ne sapeva più di me. Ecco, altra cosa veramente schiacciante, ok? Perché poi quando ci vai di persona capisci tante cose, no? Ma te, che stai ascoltando questo video, lo sai che dentro alle piramidi non c'è niente? E mi vuoi dire che sono delle tombe? A me me lo vuoi dire? Cioè te a me mi vieni a dire che sono delle tombe? A me? Non c'è niente dentro. Ricapitoliamo e poi vi giuro che arrivo anche ad Akhenaton, ok? Allora, io vi sto riportando al Cairo con me all'interno della mia conversazione con l'archeologo. Questo video ripercorre le mie domande e i dubbi che ho posto all'archeologo, la meraviglia e le domande che mi sono sempre posto e di cui ho trovato conferma una volta giunto sul posto. Allora, lo sai che dentro alle piramidi non c'è assolutamente niente? Niente di niente. Ok, stanze vuote, senza affreschi, senza scritte, senza geroglifici, senza interamente spoglie, signori, senza cartigli, fatte semplicemente di mattoni, non c'è assolutamente niente. E mi vuoi dire che con tutto il culto dei morti degli antichi egizi, di cui esistono enciclopedie, seppellivano il faraone dentro a queste piramidi senza neanche un cartiglio reale sulle pareti? Questo segno, questo simbolo è un cartiglio e serve proprio a identificare i nomi dei sovrani, chiaro? Mai trovato dentro le piramidi. Questa roba è tutta, e dico tutta, nella Valle dei Re a Luxor, dove effettivamente hanno trovato le mummie. Questi signori avevano un culto dei morti fra i più articolati della storia, capito? E mi vuoi dire a me che seppellivano i faraoni in stanze così spoglie? Senza affreschi, senza cartigli, senza geroglifici, senza disegni, senza niente sulle pareti che rappresentasse la vita del faraone o altro? Guarda, a destra vedi una tomba a Luxor, ok? E a sinistra una stanza della piramide. Capisci che non sono tombe? Ecco, questa in breve era la demolizione culturale a cui ho sottoposto il povero archeologo che ci ha seguiti. La Sfinge, signori, poi comunque dalla piana di Giza, no? Poco distante c'è la Sfinge, ecco. La Sfinge, signori, dal vivo sembra un qualcosa di totalmente fuori posto. La testa è sicuramente stata modificata nel corso del tempo, sproporzionatissima. Ci sono studi che sollevano il dubbio secondo cui quello che vediamo non era l'aspetto originale della testa della statua, solo che il faraone Cheope, siccome era un megalomane, la fece modificare facendoci scolpire il suo volto, quindi si è rimpicciolita, no? Ecco, guardavo e riflettevo in merito alla stele del sogno che interessò Tutmose IV, il quale fece un sogno dove la Sfinge gli parlò e gli chiese di disseppellirla dalle sabbie del deserto e in cambio lo avrebbe fatto diventare il faraone. Ora, pensate che era così antica che nemmeno Tutmose IV ne conosceva l'esistenza. Per farvi capire quanto è antico l'Egitto, Cleopatra è più vicina a noi che non alla prima dinastia. Capito? Sulla timeline della storia, Cleopatra è più vicina a noi che non alla prima dinastia, chiaro?
Ecco, il faraone Tutmose IV non conosceva l'esistenza della Sfinge, non sapevano neanche cosa fosse, chi l'avesse costruita. Siccome il terreno però era zona di caccia, si imbatterono in pezzi della testa che sporgevano dalle dune del deserto e decisero così di scavare. Ma anche per quanto riguarda la Sfinge, signori, nessuno sa con esattezza chi l'ha costruita. Il lavoro di alcuni ricercatori in merito all'erosione presente sulla Sfinge è una prova del fatto che sia più antica dell'insieme di costruzioni piramidali? Ufficialmente è costruita in relazione alle piramidi e ci sono alcuni indizi che possono farci pensare a questa comunicazione. Anch'io pensavo che fosse così. Vi assicuro però che una volta giunti sul posto vi rendete conto che la Sfinge è qualcosa di diverso. Ok? Chiaro? Da lì poi vabbè, abbiamo fatto un giro col battello sul Nilo, ci siamo un po' rilassati e siamo finalmente giunti al Museo del Cairo, signori, ok? Vi rendo partecipi del principale dibattito fra me e la guida, ok? Akhenaton, padre di Tutankhamon. Perché ho chiesto alla guida: se tutti i faraoni venivano raffigurati possenti, stretti in vita e larghi in petto, perché lui è stato raffigurato come probabilmente era in realtà? Quindi cranio allungato, smilzo, mezzo storto, occhi grandi. La risposta è stata che stava sulle scatole a parecchie persone e che lui stesso decise di non farsi associare alle divinità, poiché fu il faraone eretico, celebre per aver abbandonato il tradizionale politeismo egizio a favore di una nuova religione che, vabbè, si chiama di stampo enoteistico monolatrico, ok? Ora, c'è da ammettere che Akhenaton, signori, è letteralmente il faraone che è raffigurato in maniera più ambigua dell'intero Egitto. Ok, mai, signori, mai un faraone è stato raffigurato in questo modo, mai. Ecco, il dibattito si è infuocato, è letteralmente esploso giunti davanti a questa statua che si trova praticamente nell'androne principale del museo, vicino all'entrata, e parliamo della più grande diade conosciuta mai scolpita dall'uomo, chiaro? Questa, signori, si chiama per l'appunto statua colossale di Amenofi III e della regina T, che sono il padre e la madre di Akhenaton, nonni di Tutankhamon. Avevano altri figli, ovviamente, oltre ad Akhenaton. Avevano 3 figlie, ok? Sono tutte raffigurate tranne Akhenaton. Un po' rovinate, comunque quelle che vedete sotto sono le 3 figlie della coppia reale. Questa fu l'opera magna della famiglia, chiaro, l'opera destinata a rimanere per sempre, l'opera della loro famiglia destinata ad arrivare sino a noi. Parliamo della statua scultorea più grande mai scolpita, chiaro? Ecco, non aver incluso Akhenaton è qualcosa di abominevole, gravissimo, veramente abominevole, perché equivale a cancellarlo, volerlo cancellare letteralmente dalla storia della famiglia. Non parliamo del primogenito. Ebbene no, Akhenaton non era il primogenito della coppia reale. Lì quindi non ci sarebbe dovuto essere raffigurato Akhenaton, ma Tutmose, il primogenito della coppia reale, che però morì in circostanze misteriose facendo diventare Akhenaton principe ereditario. Sia come sia, che in questa statua non viene raffigurato né il principe ereditario, primogenito, Tutmose, né colui che poi divenne faraone, ossia Akhenaton. E vengono però riportate le tre principesse, che ovviamente al tempo avevano un ruolo minore. Si sospetta, pensate, che Amenofi III avesse fino a 16 figli, e allora mi dirai: il tuo dubbio non sussiste, perché non manca solo Akhenaton e Tutmose, ma tutta la schiera di figli del faraone. Ma invece no, sussiste, perché Tutmose e Akhenaton sono stati tutti e 2 principi ereditari. E ora vi farò capire perché manca Akhenaton e no Tutmose. Akhenaton era l'erede al trono quando fu fatta la statua, quindi, e non trovarlo nella principale opera dedicata alla famiglia è veramente molto ma molto strano. Al centro della coppia viene raffigurata la principessa Enuttaneb, la più adulta fra le figlie del faraone, cosa molto insolita perché lì ci dovrebbe essere stato Akhenaton e no Tutmose, perché si sospetta che la scultura sia stata fatta per il 30° anno del regno del faraone, in quella che si chiama Heb-Sed, un'antica cerimonia egiziana che celebrava il regno continuato di un faraone. Quindi è probabile, è quasi certo, che nel momento in cui fu fatta questa scultura fosse già Akhenaton il principe ereditario, perché Tutmose morì. E la domanda sussiste quindi:
se nel momento in cui la statua fu scolpita era già Akhenaton, il principe ereditario, perché non viene raffigurato? La risposta dell'archeologo è stata che è probabile che stava dando già gravi problemi di imbarazzo alla famiglia, mettendo in dubbio l'intero sistema politico e religioso dell'epoca, e per questo motivo venne escluso. Queste, insomma, dai, sono tutte cose che ho approfondito sul posto, no? È stato bellissimo. Ora, le meraviglie da vedere in Egitto sono tante, no? Pensate che c'è un museo solo di mummie, no? Pensa che se tu dedicassi ad ogni singolo pezzo del museo del Cairo 2 minuti ci metteresti un anno senza mai fermarti per vederli tutti. Ovviamente ho visto la maschera funeraria di Tutankhamon e il trono del re, ma diciamo che è stata una visita abbastanza superficiale perché in un giorno dovevamo vedere tutto, no? Spero un giorno di riuscire ad approfondire. Non sono andato a Luxor, purtroppo. Spero in una futura crociera, magari così, di andare a vedere un'altra tappa immancabile. E posso dirvi che per quanto sia una terra difficile, di contrasti sicuramente, è anche la terra più ricca di cultura e antichi misteri presente sulla terra. Emozioni veramente incredibili, irreplicabili, che mi hanno spinto a documentarmi per documentare. Le domande senza risposta sono molte di più di quelle che ti fanno credere gli archeologi e le certezze sono molte meno di quelle che ti fanno credere di avere, capito? E non basterebbero 500 visite nel solito posto in Egitto per carpire tutta la conoscenza che ha da trasmettere un luogo simile. Non finiresti mai di studiare, ok? Il mio viaggio purtroppo si è concluso con 12 ore di ritardo, un blocco clamoroso in aeroporto e un imbarco su di un volo che non era il mio, distante 3 ore di pullman da dove effettivamente ero partito e da dove effettivamente avevo la macchina. Una volta presa la macchina, mica è finita lì, avevo da fare altre 3 ore di viaggio per tornare a casa. E dire che è stato un massacro è dire poco. Sono tornato molto più stanco e stressato di come sono partito, ma d'altro canto però mi sono arricchito come persona e sono finalmente riuscito a vedere con i miei occhi. Risponderò ad eventuali domande, cari amici, su Instagram, quindi se ancora non mi segui fallo, se ti capita di seguirmi fallo perché interagisco molto, ecco. E cari signori, per oggi è davvero tutto. Spero che il mio video vi sia piaciuto e se così fosse, vi chiedo cortesemente di dimostrarmi un po' di supporto con un semplice like, che non vi costa niente. Io vi abbraccio forte, vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo come sempre nel prossimo episodio. Adieu!